Benvenuti sul mio canale. Il 31 ottobre si sta avvicinando. Volete sorprendere grandi e piccini la notte di Halloween? Allora fate questi biscotti dall'aspetto pauroso, ma che racchiudono un goloso segreto di bontà. 2 forme di biscotti, le zucche e i fantasmini. 2 paste frolle diverse con ingredienti adatti all'occasione. Vediamo come preparo i biscotti a forma di zucca. Ho tritato con il tritatutto le mandorle con lo zucchero fino ad ottenere una farina. Ho versato sulla spianatoia a fontana la farina 00, ho messo al centro la farina di mandorle, ho grattugiato la buccia edibile del limone, ho rotto l'uovo, aggiunto un pizzico di sale, la vaniglia naturale in polvere e ho sbattuto con la forchetta inglobando un po' di farina. Poi ho messo la polpa di zucca precedentemente cotta in forno statico a 175 gradi per 40 minuti e lasciata raffreddare. Ho impastato il tutto sempre con la forchetta fino a quando l'impasto si è addensato. A questo punto ho aggiunto i pezzettini di burro a temperatura ambiente e ho impastato con le mani aggiungendo un poco per volta la farina 00 rimanente. Ottenuto il panetto di pasta, l'ho avvolto nella pellicola e messo in frigo a riposare per 2 ore. Nel frattempo ho preparato l'impasto per i biscotti a forma di fantasmini. Ho messo la farina 00 sulla spianatoia, lo zucchero, l'uovo, un pizzico di sale, la vaniglia naturale in polvere e ho sbattuto con la forchetta. Ho aggiunto la noce moscata in polvere e un po' per volta il cacao amaro. Quando l'impasto era un po' denso ho messo il burro a pezzetti, impastato e ancora aggiunto un po' di farina fino ad ottenere il panetto di pasta compatto. Anche questo l'ho avvolto nella pellicola e lasciato riposare in frigo per 2 ore. Dopo il tempo necessario ho ripreso il primo panetto di pasta, spolverato la spianatoia e ricavato dei fogli di pasta di 3-4 mm di spessore.
Poi con le formine ho tagliato le zucche, metà di queste con occhi, bocca e naso e l'altra metà intere. Sulla metà intera ho spalmato la confettura di arance . Poi ho sovrapposto l'altra metà di zucca comprimendo un po' il bordo. Ho messo le zucche sulla carta forno distanziate e cotte in forno statico a 175 gradi per 15 minuti. Ogni volta che ho avanzato la pasta dopo aver tagliato le formine l'ho rimpastata, rimessa in frigo e riutilizzata fino alla fine. A questo punto ho ripreso il secondo panetto, quello al cacao, ho steso il foglio di pasta di 2-3 mm di spessore e ho ricavato i fantasmini con le formine. Anche per questi metà formine con occhi e bocca e metà intere. Sulla metà intera ho messo al centro mezzo cucchiaino di crema spalmabile alla nocciola, sovrapposto l'altra formina con occhi e bocca e chiuso i bordi facendo una leggera pressione. Anche i fantasmini li ho sistemati sulla carta forno un po' distanziati e cotti per 10 minuti a 175 gradi. Li ho cotti un po' meno delle zucche perché la pasta era leggermente più fine.
Sfornate le zucche e i fantasmini e lasciati raffreddare, i biscotti per la notte di Halloween sono pronti e attendono il suono del campanello di casa per la gioia dei bambini. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale YouTube e se vi piace mettetemi un like, condividete e lasciatemi un commento. Vi saluto al prossimo video.